E la prima cosa che ho chiesto al medico, non so perché gli ho chiesto, ma forse perché sono matto, è stata: dottore, ma secondo lei io posso tornare in moto? Il giorno del mio incidente era una giornata normale come tutte le altre. Sono andato la mattina a lavorare e il mio lavoro, in quel periodo io guidavo autobus da turismo. Perciò tornato dal lavoro ho preso la moto, sono vestito, casco, giubbotto, tutto, e nel tragitto per tornare a casa, che mi sarei dovuto andare a cambiare, ho perso il controllo della moto e sono caduto. Quando ho ripreso veramente conoscenza mi sono trovato a petto in terra, petto in giù, perciò supino, e io non sentivo nessun dolore, però non muovevo niente dalla vita in giù. Circa 30-40 minuti sono rimasto giù a terra senza che arrivasse nessuno, e per fortuna, creandosi una colonna, una macchina si è fermata proprio sopra di me e ha visto la luce del telefonino dentro la boscaglia, diciamo. Perciò hanno cominciato a urlare e la prima persona che è arrivata è stata la mia ex moglie e mia figlia Serena. E una cosa un po' cruda è che prima di arrivare da me, 20-30 metri prima, ha trovato lungo la strada la mia gamba. Il mio incidente è successo il 30 luglio del 2011 e sono riuscito dall'ospedale verso dicembre 2011, ok? Però ancora non avevo la protesi e ancora dovevo fare delle operazioni. Però sono tornato a casa, sono andato subito dalla mia ortopedica dove avrei fatto le protesi, ho portato la mia moto da corsa lì e ho detto all'ortopedico che doveva studiare una gamba per permettermi di ritornare in moto. Mi mettevo a sedere sulla moto, mi mettevo in posizione e l'ortopedico prendeva le misure per poter fare una protesi per poter guidare la moto. Il mio obiettivo successivo a ritornare in moto era tornare a fare le gare in moto. Sono riuscito anche a fare quello. Precisamente dopo 400 giorni del mio incidente sono tornato a fare una gara agonistica insieme ai normodotati e da lì mi si è aperto un mondo. Ho detto: se io l'ho fatto, è possibile farlo? In quel momento non c'era niente in Italia, in Europa, che dasse la possibilità a un ragazzo disabile di ritornare in moto, un'organizzazione che permetteva questo. Ho detto: io ce l'ho fatto, perché non dare la possibilità ad altre persone di provare le emozioni che ho provato io a tornare in moto? Allora, adesso che ho raggiunto la scuola, che ho creato la scuola, che organizzo gare per ragazzi disabili, che ridiamo anche la possibilità di prendere le patenti per girare in strada ai ragazzi disabili, e adesso per poco tempo continuerò ancora a fare qualche gara, ma il mio obiettivo è dare la possibilità a sempre più persone di poterlo fare spendendo meno soldi possibili, perché purtroppo è uno sport molto costoso e per le persone disabili è ancora più costoso. Perciò permettere a tutte le persone di farlo con meno soldi possibili, e ancora più importante, trasmettere dei valori, dei principi importanti ai bambini. Perciò andare nelle scuole a parlare, dire che cosa può succedere per strada, dire che è possibile farsi male, di fare molta attenzione, comportamenti sani, vita sana. Perciò mi voglio giocare a Manicure la possibilità di vincere il campionato. Sarebbe un altro grandissimo sogno, sarebbe forse un piccolo premio, dai, penso sempre agli altri, qua pensiamo per me stesso. Perciò mi sto impegnando tantissimo a livello sportivo, a livello mentale, a ragionare come pilota, a allenarmi come un pilota, a mangiare e a pensare e a bere come un pilota. Io prima dell'incidente ero una persona molto viziata, molto abituata ai beni materiali, che pensava troppo poco alle altre persone, ero troppo concentrato su me stesso. Adesso l'opposto, ora forse sono troppo concentrato sugli altri e poco su me. Io preferisco
l'Emiliano di oggi, senza una gamba, molto soddisfatto della mia vita, soddisfatto di Emiliano e di quello che faccio. Prima non ero felice.